Ciao amici, benvenuti sul canale. È un po' che non mi faccio vivo perché, come sapete, lo dico da tantissime settimane a questa parte, da tantissimi mesi a questa parte, se non si ha niente di nuovo da dire è inutile aprire la bocca e fargli prendere aria. Però sono qua perché le novità ci sono, pian pianino arrivano, le cose cominciano a ingranare e speriamo che continui così su quest'onda, no? Allora, per cominciare vorrei ringraziare tutti quanti voi e insomma anche coloro i quali sono passati per caso sul mio canale. Mi viene da pensare anche a Stefi e Claudio, amici di Verona, che si sono affiancati ultimamente. E insomma, ringrazio tutti quanti per essersi iscritti a questo canale e poi anche per aver gradito quello che è il nuovo singolo che ormai è fuori da qualche settimana, ossia quello dedicato a Satie, e mi fa molto piacere. Il brano si intitola Le Chat Noir. Mi fa molto piacere perché vuol dire che è stata colta la cosa, e so addirittura di qualcuno che la mette come colonna sonora dei reel, e quindi la cosa mi fa molto piacere. Mi viene in mente Michela Zanarella quando finiamo la diretta del venerdì, che abitualmente Michela conduce e mi ospita a cadenza settimanale. Ecco, quindi ci sono parecchie soddisfazioni che sono arrivate anche da questo punto di vista, quindi dal punto di vista tecnologico, no? Quindi la condivisione con i reel, con le storie. Poi io non è che me ne intenda tanto, però insomma fin lì ci posso arrivare anch'io. Detto questo, ringrazio tutti voi, ringrazio ovviamente chi ha reso possibile il tutto, ossia Gigi Mazzesi delle edizioni Crotalo, e insomma devo ringraziare veramente tante persone, quindi le ringrazio con un solo grazie, sperando che questa parola abbracci gli interi ascoltatori che mi stanno seguendo. Ecco, detto questo, ci sono altre novità in cantiere. Allora, la prima, che è quella più imminente, è che a fine marzo, adesso non mi ricordo il giorno preciso, sarò in live presso una chiesa sconsacrata, dove pensate, per i milanesi capiranno cosa dico, faceva messa il prete Ratanà, il prete di Retenate. E quindi ecco, andrò in questa chiesa che è all'interno di una cascina che si chiama Cascina all'Interno. Io sono stato già tantissime volte a suonare dal mio amico Gianni Bianchi, però ci torno sempre volentieri, e insomma ci tengo che voi possiate, se volete, fare un giro a salutarmi, ascoltare le mie canzoni. Sarà una situazione molto intima, intimista, ci sarò io col pianoforte e basta, quindi sarò me medesimo in compagnia di me stesso, ecco, quindi sarà un'avventura incredibile, perché insomma voi lo potete ben capire, un concerto di un'ora e mezza o quanto sarà, pianoforte e voce, non è propriamente una passeggiata. Devi fare i conti con la voce che non è più quella di quando si era ragazzini, e poi devi fare i conti con la memoria. Io quello ormai non ce l'ho più, mi sono messo i sogni nel cassetto di averla fino a tarda età, ma per fortuna esistono gli iPad, esistono ancora le partiture, i fogli per leggere, insomma esistono ancora degli appigli per poter arrivare a tirare dritto senza troppi indugi. E quindi insomma dai, mi auguro che possiate venire. Io adesso mentre parlo non me la ricordo la data, ma andrò a controllare, ve la scrivo qua sotto. Poi quando ci sarà la locandina ovviamente farò un reel, farò una storia, farò un altro video, insomma qualcosa farò affinché possiate anche fermare il momento, fermare quella che è la locandina, per avere riferimenti più in qualche modo precisi. Ecco, quindi a fine marzo ci sarà questo concerto. Adesso ripeto, vi scrivo sotto la data così non sbagliamo più. E poi ci sarà un altro singolo, perché sapete, in attesa che il disco proceda, il disco vada avanti, quello ufficiale, io continuo a divertirmi. Io insieme al mio amico Gigi Mazzesi continuiamo a divertirci, a proporre canzoni singole che mi rappresentano in quel momento, poi magari mai più. I singoli sono come delle foto Polaroid, delle istantanee, che uno si alza la mattina, ha qualcosa da dire, lo scrive, butta giù i primi accordi, le prime parole, le prime note sul pianoforte, e poi quella diventa una fotografia, diventa un singolo, e quel singolo poi magari non è detto che duri nel tempo, magari è proprio veramente una foto, no? Che uno la guarda un attimo, poi la mette lì, magari la tira fuori
quando ne sentirà il bisogno più in là. E insomma, il tutto mi è venuto in mente perché questi singoli? Il tutto mi è venuto in mente perché, ve l'avevo già fatta vedere, io tempo fa ho trovato questa Polaroid che mi rappresenta da bambino con la chitarra. E quindi ho detto, caspita, prima questi erano i singoli, perché non si poteva ancora, almeno per chi non aveva i soldi, non si poteva incidere, no? Perché adesso siamo tutti capaci con i computer, si fa presto. Però allora per fare un disco ci volevano diversi milioni, per fare una canzone, non un disco. E per cui ci si accontentava di una Polaroid, di un'istantanea, di un momento fermato, in questo caso a Natale, un Natale di quando ero piccolino, con la chitarra, e quindi in qualche modo è un piccolo singolo. Lì stavo cominciando a prendere i primi rudimenti della musica, ad apprendere i primi rudimenti. E adesso queste foto non sono più commerciabili, anche perché sì, esistono ancora le Polaroid, però è il soggetto che non è più convincente, quindi a questo punto mi esprimo meglio, che ero bellissimo, era una meraviglia, ma adesso mi esprimo meglio con le canzoni, con i miei pensieri, con le mie parole, con le mie musiche. E quindi siamo arrivati alla conclusione, io e Gigi, di cacciare fuori un altro singolo che arriverà a fine marzo, anche questo, quindi vicino al concerto. E sarà una canzone che ho pensato, vi do delle piccole anticipazioni, che ho pensato come se abitassi negli Stati Uniti. Avete presente queste strade, no, che attraversano il deserto, lunghe, dove si trovano pochissime costruzioni, forse qualche pompa di benzina, come delle lapidi in piedi, no? Proprio isolate nel deserto, e qualche barettino che vende cianfrusaglie insieme a delle bibite gassate. Insomma, ecco, questa forma canzone un pochino americana, che non mi appartiene, io l'America non l'ho mai vista, però mi ha sempre attirato il mondo di Norah Jones, Tom Waits, e quindi tutto questo rock folk americano mi ha sempre attirato, l'ho sempre apprezzato tantissimo, però non ho le caratteristiche per poter cantare questo tipo di canzoni. Io sono proprio il cosiddetto cantautore italiano, magari non di facile consumo, però appartengo comunque alla scuola italiana del cantautorato italiano. Però qui ho voluto, tra virgolette, violentarmi, ho voluto tentare questa strada e dire, caspita, però voglio provare a dargli un sapore, no? Che sia americano. Non che abbia un affetto particolare per l'America, però mi attira questo mondo, no? Anche addirittura in questo periodo sto pensando di riguardare i film western, quindi ecco, tutta questa sfera americana che ha sempre dato eroi al cinema e insomma situazioni particolari, e quindi ho voluto anch'io inserirmi in questo mood che, ripeto, non mi appartiene ma che amo, e quindi ho voluto scrivere una canzone che facesse un po' il verso a questi posti, e potesse in qualche modo raccontare una storia di solitudine, una storia dove veramente ci si incontra in un motel e ci si probabilmente lascia in questo motel, e poi alla fine di questa storia si comincia a fare il resoconto di quello che si è vissuto con questa donna o questo uomo, dipende da chi ascolta la canzone. Insomma, una canzone particolare, una canzone che esce completamente dal mio canone stilistico e che mi auguro possiate apprezzare. Uscirà come sempre su tutti gli store digitali, quindi Amazon Music, Apple Music, piuttosto che YouTube, insomma tutte le piattaforme digitali accessibili ai più. Ecco, vi darò notizia man mano che si arriva vicino a questa data, però volevo così anticiparla, anche se siamo in pochi. Io reputo che questa community sia comunque affezionata, e quindi insomma mi auguro che vi faccia piacere sapere i fatti miei. In ogni caso vi invito a iscrivervi al canale, fate passare la voce, d'altronde io ho bisogno di quello, ho bisogno di pubblicità, e spero insomma che dal prossimo contenuto ci siano nuove presenze, nuovi iscritti e nuovi amici su questo canale. Benissimo, vi lascio così, però vi prometto di tornare presto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, e a presto. Ciao!